Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è martedì 4 marzo del 2025, ben ritrovati su Mattino Milan, il primo di questa settimana che ci porterà poi in chiusura sabato alle 18 a giocare a Lecce, quindi una settimana prima, la prima vera settimana vuota da impegni di campionato, Coppe Italia, Coppe Europee, eccetera, eccetera, e quindi sguardo al futuro e alla mia salute. Enrico Boiani, salute. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto a chi ci supporta attraverso i like, quindi mi piace, arriviamo almeno a 1000, insomma i commenti, quindi grazie a tutti coloro che ci supportano e buongiorno a tutti. Allora, partiamo subito con, come avete visto magari dal titolo, ci vediamo un pochino in tre, nel senso che ci sono questioni interne da sistemare, cioè i giocatori che ci sono già, i giocatori che hanno rinnovato il contratto, di cui parliamo tra poco ovviamente, quindi Tijani Reinders, e il futuro. E il futuro che, non Milan Futuro, che magari avete visto questa mattina il video, che di futuro è un po' appeso al filo, se volete vederlo lo recuperate qui, ma della prima squadra con le decisioni riguardanti in questo momento i quadri dirigenziali. Che cosa partiamo? Partiamo da questo allora. Con Sessao Milan avanti per le coppe, Tara in pole come DS, questa è Gazzetta dello Sport, ma per avere un quadro un pochino più ampio e meglio fatto, andiamo su Corriere della Sera. Se al momento con Sessao resta al suo posto a partire dalla prossima stagione, ci sarà con ogni probabilità un nuovo allenatore. Chi lo sceglierà sarà il DS, ora assente nell'organigramma. Per colmare la lacuna, Cardinale Ibra hanno avviato la scorsa settimana colloqui a Londra. Tre super dirigenti presi, dopo vi spiego il perché del silenzio. 3 super dirigenti presi in esame dai vertici di Redbird, che per ogni profilo hanno analizzato pro e contro. L'ex laziale Tare è al momento il nome con maggiori possibilità di essere ingaggiato per lavorare al fianco di Ibra col supporto della D Furlane di Moncada, il cui contratto scadrà a giugno, ma verrà certamente rinnovato con una delega diversa, ovvero il ritorno allo scouting proposto dal super agente Mendes, viene apprezzato per lo svolto alla Lazio, condotto fino allo storico secondo posto, eccetera, eccetera. Mi sembra che ci sia, diciamo così, una sorta di riassunto di quello che siamo ora in questo momento. Cioè, i dirigenti hanno sbagliato? Siamo noni? E restano tutti. Ci sono dei casting da fare? Si va a Londra. Va bene. Magari ovviamente è un puro caso che tutte le decisioni del Milan di Elliott si prendevano a Londra, però capisco che va bene, la città è bella. Una coincidenza, direttore, non essere malizioso. Che i tre nomi siano tutti e tre di Redbird, questo no. No, proprio no. Al massimo ne possiamo accomunare 2 a Redbird, cioè Berta, che in questo pezzo dell'articolo non c'è e che ha il nome principale, e poi che è saltato per altri motivi, ma che in questo momento vede iglitare sopra tutti proprio perché è l'altro nome di Redbird. Paratici, in realtà, come sempre accaduto negli ultimi 36 anni del Milan, no, scusate, 36 no, negli ultimi anni del Milan ci si divide tra un partito che tira pro Paratici, un partito che tira pro Tare, uno che fa capo a Furlani, uno che fa capo a Ibrahimovic e Redbird, eccetera, eccetera. La storia è infinita. Sì, del Milan. Aggiungo una cosa, Simo, che trattare Paratici, Tare sembra essere quello un pochino più, diciamo, propenso a lavorare in questo gruppo, ad accettare certe dinamiche, ad accettare certe
situazioni, a collaborare eventualmente con Moncada. Ecco, Paratici su questo sembrerebbe essere un pochino più contrario, ecco, sembrerebbe essere un po' più della serie: se vengo a fare il direttore sportivo, comando io, decido io e forse anche questo è il motivo per cui si va più su Tare, ecco. Sì, cade l'ennesima cavolata, perché sennò poi il video va a farsi benedire, che c'era stata propinata, cioè del tipo: gli americani sono inflessibili, se non porti risultati vai a casa. A Ora, meno che non gli devi 600 milioni. sì, c'era la postilla forse, c'era l'asterisco, nessuno non l'ha visto. In fondo alla pagina c'era scritto questo. Ma va bene. La prossima volta che escono cose da quelle bocche lì, magari facciamo la tara, non tara Igli, ma la tara, che non sono proprio verità assolute. Perché come avete visto e come vedrete probabilmente resteranno tutti. Va bene. Pagherà qualcuno per questa roba che ci hanno propinato negli ultimi 2 anni, soprattutto questo? No. Pagano gli allenatori e via andare. Giocatori. I giocatori, adesso ne parliamo dei giocatori. Passiamo, vabbè, prendiamoci una buona notizia, va, prima di rintossicarci col resto. Gioia Renders firma fino al 2030, il Milan è la mia seconda casa, l'avete visto magari ieri nelle immagini, lui, la moglie, il figlio con la penna, firmare il contratto fino al 2030, un contratto che passa a 3,5 più bonus, quindi insomma più che raddoppiato il contratto di Tigi, che è stato sicuramente tra i migliori di questi ultimi 2 anni e che insomma era giusto rinnovare un po' per riconoscergli questo valore, un po' per proteggerlo, forse è una parola grossa, perché a 3,5 più bonus. No, per metterti un po' al riparo, quello sì, magari. Sì, per pagarlo il giusto di quello che fa, cioè il Contando titolare da che 50 presenze stagionali. contando che Loftus-Cheek, Chukwueze e tanti altri prendono una cifra superiore o comunque simile, direi che è più che meritato questo rinnovo. Sì, sì. Poi forse ancora non abbiamo visto appieno Tijani Reinders, nel senso che lo sballottiamo un po' tra la tre quarti, in mezzo al campo, senza centrocampisti difensivi, quindi ancora secondo me non abbiamo visto il vero Tijani Reinders. È stato compromesso un pochino anche lui dagli ultimi 2 anni di Milan, ma è quello che è riuscito, lui e Pulisic sono quelli che sono riusciti a cavarsela meglio, no? Che sono stati magari intaccati meno anche dalle vicissitudini extracampo, che non sono stati troppo influenzati dall'ambiente. Apro parentesi, fino all'arrivo di Conceição, chiudo parentesi, e quindi bene così, dai, ci sta. No, ma assolutamente bene, cioè, è giusto così. Il mio augurio per lui e per quelli che magari hanno reso di più in questa stagione è che dovendo ripartire da questi ragazzi qui, li si metta, tra virgolette, in campo a luglio, quando poi si costruirà la nuova squadra, facendo ben chiaro cosa possono fare per questo Milan, sfruttati, tra virgolette, ovviamente, al meglio. Cioè, Reinders l'anno prossimo, se li costruiamo intorno al centrocampo e quindi pensiamo di prendere uno piuttosto che un altro, lo mettiamo magari nelle nostre idee principali dove può rendere meglio. Non che costruiamo il centrocampo e poi pensiamo, ma quello che ha reso di più e chi gli ha appena rinnovato il contratto si adatterà a fare il secondo insieme ma forse ogni tanto potrà fare il trequartista perché ma Pulisic, quello che ha reso di più negli ultimi 2 anni, sì, lo metto a destra, però magari gli mettiamo anche un giocatore che, ma sì, forse si passeranno i piedi, ma dai, ma un po' di qualità in più, ma meglio così. Ecco, siccome dobbiamo ripartire da qualche certezza, se alle certezze poi l'anno prossimo li costruiamo intorno a una squadra fatta come Dio comanda, magari rendono anche di più e meglio. Sì. Questo è l'augurio. Poi, vabbè. Poi vedremo. Anche perché da 10 anni mai così in basso alla 27esima, i rossoneri ora non in classifica erano messi peggio nel 13, 14, 14, 15 dove chiudemmo
decimi in entrambe le situazioni e siamo a 2 punti, se non ricordo male, dal 10° posto. Speriamo di non fare sta roba in vereconda, di chiudere decimi, perché veramente non si può vedere, ma neanche noni. Cioè. Però d'altronde abbiamo fatto così bene che tutti belli confermati Sì, sui sì, sì, loro confermano seggiolini. tutti. Giusto, è giusto così. Tutti Quando va tranne bene. 2, direi, direttore, che Mm? quelli li mandiamo al rogo, credo, li facciamo, eccoci qua. E poi va bene, insomma, c'è chi pagherà per tutti, tra virgolette, anzi senza tra virgolette, pagheranno per tutti, Teo e Leao che andranno via. Ma guarda, devo dirti la verità, cioè proprio detta fuori dai denti. Va bene. Tanto sarò realista, cioè non faccio un discorso così propagandistico. Al 4 marzo 2025, con quello che è successo negli ultimi 2 anni, con quello che è successo quest'anno, con quello che è la considerazione loro del Milan e del Milan loro, del fatto che a uno non gli è stato proposto lo straccio di un contratto da aprile scorso, cosa che andava fatta, poi ha giocato in maniera invereconda questa stagione ed è giusto che vada via per il bene di tutti, suo, nostro, di tutti quanti. Cioè io faccio veramente un discorso molto terra-terra, in questo momento è impensabile allacciare un rapporto, cioè sarebbe veramente qualcosa di finto, lo attaccheremo con lo scotch, quindi per il bene di tutti. Lui magari va da un'altra parte, si trova meglio e riparte. Noi ci priveremo di Teo, ma se Teo non ne ha, è giusto privarsene, tra virgolette, e va bene. E ricominceremo. Su Rafa per me il discorso sarebbe un po' diverso, perché per me Rafa non è che ha staccato con la testa, anzi, ma va bene. Cosa ti devo dire, direttore? Pagheranno loro, andranno via loro, compreremo giocatori per sostituirli a 20 milioni probabilmente, nella speranza che diventino i giocatori che poi ti trascinano o che facciano meglio di questi due e ok, io non so più cosa dire, per me è una mezza pazzia, soprattutto per Leao, perché per Teo capisco, è finita, basta, ha fatto una stagione tragica, la sua gestione è stata tragica, è stato venduto al Como per 50 milioni nel mercato di gennaio, Teo Hernandez, senza nemmeno dirglielo, e, oltre a tutto quello successo negli anni precedenti che tralascerei, e dove lui comunque ha sempre fatto bene, nonostante tutto quello che è accaduto. Quindi andrà via Teo Hernandez, va bene, tutti felici e contenti, così alcuni tifosi del Milan si sfregheranno le mani del fatto che avremo questi non so quanti soldi per comprare un terzino sinistro, poi bisogna trovarlo del livello di Teo e se pensate che sia De Cui, per tanti cari auguri. Su Leao, ripeto, per me è una mezza follia, ma non perché sia un giocatore fenomenale, generazionale o quel che è, perché probabilmente puoi ripartire da lui, cioè è uno che anche l'altra sera nel nulla più totale del Milan è l'unico che prova a fare qualcosa, che mette quel pallone sul secondo palo per Ciukwueze, così come nella partita col Bologna, così come negli ultimi mesi dell'anno, nella Supercoppa, cioè quest'anno Leao nell'incontinuità che ha avuto, dove magari invece i Reinders e i Pulisic sono stati più continui, comunque Leao qualcosa in più è riuscito a dartelo, ti ha fatto vincere un trofeo, ti ha portato dei punti comunque in stagione nel periodo in cui Pulisic era fuori, quindi fare un ragionamento diverso sulle AO, ma tanto questi due se non sono in coppia non si è contenti e forse capiamo sempre di più perché Leao poi su Instagram scrive contro tutto e tutti, che non si tratta di tifosi, probabilmente non so se si tratta di qualcuno in dirigenza, non lo so, ma i riferimenti sono ben chiari. Intanto lo vedete anche voi Leao che su Twitter anche a volte si innervosisce, riposta, risponde, perché è un ragazzo che queste cose le soffre, non dovrebbe fregarsene, rispondere solo sul campo, sì, per carità, però non siamo tutti uguali. Ma venderemo anche Raffaele Leao e giocheremo con, non lo so, Davitashvili al suo posto del Saint-Étienne come alla sinistra. Giocheremo sulla fascia sinistra con De Cui per Davitashvili e voglio vedere se il Milan da decimo in classifica
arriva... Dove l'hai pescato? Cosa? Non ho capito, Henry, dove l'hai pescato? Chi è Davitashvili? No, è questo esterno del Saint-Étienne, Giorgiano, che è un È il giocatore nuovo che mica corre, si Otadze. danna, sì, insomma, tanto a noi ci piacciono i giocatori che lottano, sudano per la maglia, punto, tipo Pavlovic che ha avuto gli applausi perché ha falciato Isaacsen che andava in porta e va bene così. Saremo tutti Va bene. Pazienza, dai, giocatori se non siamo ci fosse arrivati in la Lazio. chiusura. Dai, chiudiamo qui. Henry, grazie. Ciao. Ciao. Ci ritroviamo tra poco per Lunch Talk e poi in serata una delle nostre clip. Grazie ancora, ci ritroveremo poi domani ovviamente per approfondire qualche tema di carattere un pochino più generale, anche perché come detto, insomma, ci sarà la questione anche dello stadio che arriva. E anche lì, samba.